Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. In questo primo video del 2023 vi voglio parlare di alcune novità con cui iniziamo questo nuovo anno. Spero che le festività siano andate bene e che siate carichi per un nuovo anno pieno di pittura. La prima delle novità che avrete notato è sicuramente il nuovo logo, che adesso è ufficialmente quello di Kiki Miniatures Mania. Parliamo però brevemente di come è nato, perché come vedete ha cambiato completamente il protagonista del logo. A questo canale, come sapete, ce n'è collegato uno di Twitch, dove facciamo ogni giorno in live pittura insieme. Dipingiamo soggetti su commissione, progetti di altro tipo per la community, mezzi busti, facciamo lezioni teoriche e molto altro. Lì, quando è nato il canale nel novembre 2020, si sono palesati i primi spettatori, dovevamo scegliere, un animale che rappresentasse il canale. Ecco che è nata l'idea del panda, un animale tranquillo e gentile, un po' come voleva essere questa community. Di conseguenza da lì è nato il termine pandartisti, che probabilmente mi avrete già visto usare in alcuni post sui social, magari senza neanche capire il perché. Spero che vi piaccia tanto quanto piace a me, perché racchiude proprio tutto il mio progetto e mette al centro dell'attenzione i membri di questa community, ovvero voi pandartisti. Fatemi magari sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se vi piace. La seconda grande novità di questo inizio 2023 è sicuramente il sito internet. Finalmente anche Kiki Miniatures Mania avrà il suo piccolo spazio nel web, con uno spazio più organizzato e strutturato rispetto a quanto non possano essere i vari social messi insieme. È un progetto sul quale ho lavorato tanto, ma che considero ancora in divenire, perché voglio continuare ad arricchirlo di contenuti e renderlo sempre più fruibile e più utile a tutti. Non volevo che fosse semplicemente una vetrina dei miei lavori dipinti su commissione, ma volevo invece che racchiudesse tutti gli aspetti di questo mio progetto. Il sito è diviso in 3 grandi aree. La prima è dedicata ai miei lavori su commissione, alcuni dei giochi da tavolo, mezzi busti che ho dipinto e che dipingerò per privati e aziende e che continuerò via via ad aggiornare. Un luogo in cui potete farvi un'idea del mio stile di pittura, di che direzione voglio dare alla mia pittura ed eventualmente, se foste interessati, anche contattarmi per un preventivo. Ovviamente rimane anche come archivio di spunti e reference, perché comunque potreste prendere ispirazione per dipingere i vostri modelli. La seconda macro area invece è dedicata a chi vuole imparare a dipingere le miniature oppure conoscere nuove tecniche, nuovi strumenti o affinare le proprie conoscenze. Al momento è suddivisa in 3 aree, ovvero una prima dedicata ai tutorial, dove ho raccolto alcuni dei tutorial che ho realizzato qui sul canale in un modo un po' più organizzato, diviso per sezioni, secondo me più fruibili rispetto alle playlist di YouTube. Ovviamente lì ho potuto mettere solo un estratto della quantità di video che ho caricato su questo canale e che continuerò a caricare, quindi poi vi rimando ovviamente a questo canale per avere accesso al catalogo completo. Vi ricordo ovviamente che se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per ricevere una notifica solo quando carico un nuovo video. E come non fare qui una piccola parentesi per ringraziarvi, dato che siamo arrivati a 10.000 iscritti, un piccolo traguardo rispetto ad altri canali, ma che per me è un traguardo enorme, una cosa impensabile 2 anni fa quando ho aperto il canale, quindi grazie mille a tutti, un bellissimo regalo di inizio anno, grazie davvero. Sempre in questa sezione del sito, insieme a quella dei tutorial dedicata ai video, troviamo la sezione glossario, una sorta di enciclopedia delle tecniche che continuerò ad aggiornare via via aggiungendo nuove pagine e che volevo fosse proprio un raccoglitore di informazioni scritte utili per chi magari è un po' disorientato dalla terminologia che si usa nei video o che si legge online. Al momento ci sono poche pagine, lo so, ma con calma ne aggiungerò altre, anche perché voglio che siano fatte bene e utili. Lì potete trovare, in base al tipo di tecnica, una spiegazione, come realizzarla, alcuni possibili utilizzi e ovviamente gli strumenti che vi consiglio di più per ognuna delle tecniche. In ultimo, una sezione tutta dedicata agli strumenti, per schiarirsi un po' le idee magari su come tenere i pennelli, su quale aerografo scegliere, sulla wet palette e così via. Lì andrò a inserire tutti i video ed eventualmente degli approfondimenti che saranno dedicati agli strumenti, in modo da tenerli separati dalle tecniche e averli facilmente consultabili.
Ma veniamo all'ultima, per ora, sezione del sito, ovvero quella dedicata alla community. Come vi dicevo all'inizio, questo sito vuole essere un'unione di tutti gli aspetti del mio progetto e quindi come non inserire tutta una sezione dedicata alla community. Se volete entrare a far parte anche attivamente della community, oltre a fruire dei contenuti, vi ricordo che potete entrare nel gruppo Discord, ovviamente gratuito, e vi lascio il link qui sotto in descrizione e anche nel primo commento in evidenza. Per chi non conoscesse Discord, è una piattaforma divisa per argomenti in cui le persone si possono riunire e parlare, non so, di giochi da tavolo, videogiochi, pittura, stampa 3D, vi ho detto alcuni degli argomenti che ci sono nel nostro Discord, quindi se volete potete entrarne a far parte. Al momento è una community che conta all'incirca 400 persone ed è davvero molto tranquilla, quindi se volete date un'occhiata qui sotto. Vi parlo anche del Discord perché si collega al discorso delle challenge di cui vi parlo adesso. Chi segue le live lo sa già, ma lo dico ovviamente anche qui, ogni 1 o 2 mesi ho sempre organizzato delle challenge, che sono delle sfide contro se stessi per uscire dalla propria comfort zone e provare a dipingere soggetti diversi dal solito o utilizzare nuove tecniche. La novità è che queste challenge, oltre ovviamente a continuare, assumono una certa regolarità, ognuna di loro durerà 2 mesi, in modo da averne 6 durante l'anno e avere tutti più tempo per dipingere i soggetti che si vogliono fare. Sono challenge ovviamente aperte a tutti, non bisogna né essere abbonati al canale Twitch né seguire per forza le live, nulla del genere. Sono aperte a tutti, ma sono strettamente legate anche al gruppo Discord, perché ovviamente io durante la live svelerò il tema della challenge in corso, dando alcune spiegazioni, alcuni esempi, e da lì poi farò un messaggio riepilogativo nel gruppo Discord. Questo messaggio rimane come indicazioni generali della challenge che comprendono anche la scadenza. Durante questo lasso di tempo è possibile caricare i propri risultati nella sezione Discord dedicata, oltre a quella in cui si possono fare domande, chiedere consigli, eccetera, e poi vedremo tutti insieme i risultati in una live dedicata, in cui guarderemo i risultati tutti insieme e darò consigli costruttivi in modo da ognuno imparare qualcosa da ogni challenge a cui partecipa. Quindi vi invito a entrare e a dare un'occhiata anche per quello. Vi dico questo perché nel sito trovate come prima cosa nella sezione community proprio i risultati delle challenge dell'anno scorso, tutte quelle che abbiamo fatto nel corso del 2022, insieme oltre alla più recente, sono messe lì come vetrina per tutti i partecipanti. Non vi voglio però anticipare proprio tutto quello che si trova sul sito internet, quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione, così che possiate darci un'occhiata, consultarlo e magari farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ma c'è un'ultima cosa di cui dobbiamo parlare, ovvero il canale YouTube. Come sapete, questo canale YouTube, nonostante il vostro continuo sostegno, nell'ultimo periodo ha avuto un piccolo rallentamento per quanto riguarda la produzione dei contenuti, cosa che ovviamente non dovrebbe succedere nel 2023 perché ho tantissime idee. La prima tra tutte è portare avanti i format e aggiungerne dei nuovi. I format che ci siamo abituati a vedere qui sul canale, o meglio la tipologia di video che ci siamo abituati a vedere, vorrei che diventassero a tutti gli effetti dei format, non vi dico con una cadenza precisa di uscite, ma diciamo con una certa regolarità. Quindi ritorneranno le prove dedicate ai singoli prodotti, come abbiamo fatto con l'effetto cromato, i pigmenti in polvere e così via. Le recensioni vere e proprie dei prodotti che magari utilizzo di più e di cui mi sento di volervi parlare più nello specifico. I video teorici, quelli dedicati alla teoria del colore, ma anche altri argomenti artistici di cui mi piacerebbe parlare, che secondo me hanno a che fare anche con la pittura delle miniature. I confronti diretti tra prodotti simili, in modo da riuscire a individuarne il più efficace tra tutte le proposte del mercato. Come non nominare i video di miscelazione del colore, quindi partendo dai primari ricreare determinati colori o creare delle tabelle cromatiche, che secondo me sono molto utili per utilizzare con scioltezza tutti i colori a disposizione e anche in caso di difficoltà capire e sapere come formulare i colori partendo proprio da quelli base. I video dedicati alle singole tecniche con prove pratiche e spiegazioni semplici. E in ultimo sicuramente i video dedicati alla resa dei materiali, come abbiamo già visto per l'effetto pelliccia, per l'effetto metallo e così via. Non vi nego che ho tantissime altre idee per la testa con le quali vorrei sperimentare, magari anche dei video brevi, delle tematiche un po' diverse, insomma tante idee che cercherò di mettere in pratica al meglio delle mie possibilità.
e niente, io spero sempre nel vostro supporto e nei vostri feedback, perché ovviamente sono importantissimi. A questo proposito, se avete delle idee, dei suggerimenti, qualcosa che vorreste vedere sul canale, fatemelo sapere, che ovviamente leggendo tutti i commenti potrò anche prendere spunto. E veniamo quindi all'ultima novità del video di oggi. Come sapete, come vi ho già detto tante volte, il vostro supporto, che sia un like, un commento, una condivisione o anche solo l'iscrizione al canale, per me è indispensabile ed è già una grandissima forma di ringraziamento nei confronti di quello che faccio. Se però volete fare quel qualcosa in più, vi sentite di volerlo fare, volete magari offrirmi un caffè, adesso c'è un metodo per farlo. Potete farlo tramite la piattaforma Ko-fi, che serve proprio a questo, ovvero a supportare i creator di cui magari vi piacciono i contenuti e volete aiutare a realizzare contenuti di qualità migliore. Lì potete decidere di offrirmi un caffè una tantum oppure mensilmente. Ovviamente ci tengo a precisarlo nel caso non fosse già abbastanza chiaro, ma tutto il supporto che eventualmente arriverebbe da quel canale diventerebbe solo un fondo per migliorare l'attrezzatura di YouTube e acquistare nuovi materiali per realizzare i video. Chi è un abitué di Twitch e segue il canale sa che da quel punto di vista c'è la possibilità di sostenere il creator con l'abbonamento, che sia a pagamento oppure gratuito tramite Amazon Prime. Ma magari se non siete abituati a quella piattaforma, non la utilizzate, ma volete comunque sostenere attivamente questo progetto perché magari vi piace l'idea, adesso sapete come farlo. Vi lascio il link anche dalla piattaforma Ko-fi qui sotto in descrizione, così che possiate dare un'occhiata. L'ho aperta a fine dicembre, qualcuno ha già cominciato a sostenere il canale, ma da quest'anno voglio dedicarci molto più tempo e riempirla di contenuti esattamente come con le altre piattaforme. E con questa lunghissima chiacchierata si conclude anche il primo video del 2023. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del logo, del sito, insomma della direzione che sta prendendo questo progetto. A me piace tantissimo e niente, insomma spero che siate carichi per un nuovo anno tutti insieme. Come sempre vi ringrazio di aver visto anche questo video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!